Il grigio pellegrino, così mi chiamavano. Per 300 vite degli uomini ho vagato su questa terra e ora non ho tempo. Gandalf, se di lui aveste sentito solo un quarto di quello che ho sentito io, e anch'io ho sentito ben poco di tutto quello che c'è da sentire, vi aspettereste subito una qualche storia fuori del comune. Storie e avventure spuntavano fuori da ogni parte, dovunque lui andasse, e del tipo più straordinario. Così viene descritto Gandalf nello Hobbit, e in questo video vi racconterò proprio tutte le sue avventure. Ovviamente saranno le avventure prima dello Hobbit e del Signore degli Anelli, e quindi penso che saranno una novità quasi per tutti, visto che sono quasi sconosciute. Gandalf esiste fin dall'inizio dell'universo del Signore degli Anelli, infatti è uno degli spiriti immortali chiamati Maiar, come per esempio lo è anche Sauron. Ma fin dall'inizio Gandalf era considerato il più saggio tra tutti questi spiriti. I Maiar di solito servono uno degli spiriti superiori a loro chiamati Valar, ma Gandalf ne serviva diversi e da ognuno di loro imparava qualcosa. Serviva Manwë, che era il re dei Valar, e insieme a lui erano servitori di Manwë anche le grandi aquile, che infatti poi aiutano sempre Gandalf. Poi serviva anche Varda, che era la moglie di Manwë, che ha creato le stelle, che incarna la luce. Da lei ha imparato proprio a usare la luce e il fuoco positivo che scalda, che è diverso dal fuoco che divora, che invece viene usato dai Balrog. E questi poteri sono proprio ancora evidenti al momento del suo scontro con il Balrog molti millenni dopo. Nella sua giovinezza Gandalf si chiamava Olorin, che sarebbe il suo vero nome, e viveva in un bosco chiamato Lorien, che non è lo stesso bosco di Lothlórien dove sta Galadriel, ma ha solo ispirato il nome di Lothlórien. In questo bosco Lorin serviva anche Irmo, che era il maestro delle visioni e dei sogni, ma soprattutto serviva sua sorella Nienna. Nienna è una dei Valar e si veste sempre di grigio, incarna il dolore e la sofferenza, ma anche la pietà e il coraggio. Chi l'ascolta impara la saggezza e la resistenza nel dolore. Gandalf ha imparato da lei tantissimo, infatti poi pure lui si vestirà di grigio. E soprattutto sarà coraggioso ma anche capace di pietà. Questo si vede per esempio quando consiglierà a Frodo di avere pietà per Gollum, un qualcosa che poi sarà determinante nella storia della Terra di Mezzo. Per tutta la sua esistenza lui ha seguito l'esempio di Nienna, provando pietà per i dolori degli elfi e degli uomini e sollevando dalla disperazione chi lo ascoltava. La prima missione e il primo viaggio di Gandalf sono avvenuti proprio quando gli elfi sono comparsi nella Terra di Mezzo. I Valar hanno mandato 5 guardiani per proteggere gli elfi dall'oscuro signore Melkor nel loro viaggio verso occidente. E Olorin era proprio uno di questi 5 guardiani mandati con dei poteri speciali. Tra gli altri 4 c'erano sicuramente anche Saruman e Radagast, di cui riparleremo tra poco, e forse c'erano gli stessi stregoni blu. Non è chiaro per quanto tempo Gandalf si sia fermato e si abbia accompagnato gli elfi nel grande viaggio verso occidente, ma si dice che amasse gli elfi e durante la sua giovinezza camminò invisibile tra loro o con le sembianze di un elfo, e gli mandò delle belle visioni che li fecero diventare più saggi. Questi 5 guardiani erano guidati nella Terra di Mezzo da Melian, che era sempre una Maia, la sesta guardiana e l'unico spirito femminile tra di loro. Probabilmente Melian era già in confidenza con Olorin perché viveva anche lei nel bosco di Lórien. Melian era anche una grande incantatrice, molto più potente di come sarà poi Gandalf come stregone. Dopo questo viaggio forse Olorin è tornato nella Terra di Mezzo solo una volta per fare visita a Galadriel, che era pure un'allieva di Melian. I film dello Hobbit di Peter Jackson sono un po' ambigui perché possono far pensare in alcune scene che ci sia un qualcosa di romantico tra Gandalf e Galadriel. In realtà probabilmente volevano suggerire proprio il fatto che Gandalf e Galadriel si conoscono da millenni e che Galadriel è l'elfa che è stata più vicina a lui in assoluto, una cosa che se vogliamo si può intuire anche dai libri.
Sappiamo qualcosa della storia di Gandalf solo molto tempo dopo, quando ormai Sauron stava prendendo il potere nella Terra di Mezzo. I Valar hanno deciso di mandare in missione alcuni Maiar proprio per aiutare i popoli della Terra di Mezzo a affrontare Sauron. E questi sono i famosi 5 stregoni. Nei racconti incompiuti Tolkien spiega anche come sono stati scelti questi 5 stregoni. C'era un consiglio dei Valar convocato da Manwë, nel corso del quale venne deciso inizialmente di mandare 3 emissari nella Terra di Mezzo. Dovevano essere potenti, ma dovevano rinunciare al potere e rivestirsi di carne, per trattare da pari a pari con gli elfi e con gli uomini. I Valar gli hanno proibito di sfidare il potere di Sauron con il potere, o di usare la forza e la paura per dominare gli elfi e gli uomini. Non avrebbero dovuto rivelarsi in delle forme maestose o dimostrare apertamente di essere potenti. Invece avrebbero dovuto solo consigliare gli elfi e gli uomini e conquistarli con la fiducia. Questa strada però avrebbe messo i Maiar in pericolo, offuscando la loro saggezza e la loro conoscenza, e li avrebbe confusi con delle paure, delle preoccupazioni e delle stanchezze che provenivano dall'essersi incarnati. Infatti sarebbero stati mandati in dei corpi reali, deboli e umili, che assomigliavano a quelli di vecchi uomini. Di conseguenza avrebbero potuto provare paura, dolore, stanchezza, fame e sete, e avrebbero potuto anche essere uccisi. Anche se i loro corpi invecchiavano solo molto lentamente, i loro spiriti rimanevano immortali. E infatti queste saranno esattamente le caratteristiche di Gandalf come stregone. Nonostante stiamo parlando di alcuni esseri superiori, la missione non era delle più facili e delle più divertenti. Infatti si sono fatti avanti solo 2 Maiar per questa missione. Erano Saruman e Alatar, che sarebbe uno degli stregoni blu. Gandalf non si era assolutamente fatto avanti, anzi era appena rientrato da un viaggio su cui non sappiamo niente e si era seduto ai margini del consiglio, proprio come chi non vuole farsi notare. Ma Manwë ha chiesto dov'era Olorin e gli ha detto che desiderava che Olorin andasse come terzo messaggero nella Terra di Mezzo. Ma Olorin ha risposto di essere troppo debole per un compito del genere e che aveva paura di Sauron. Non sappiamo di preciso perché Gandalf qui temesse Sauron e possiamo solo ipotizzarlo. Forse Sauron era più potente di Gandalf, anzi questo è nettamente ipotizzabile anche dalla trama del Signore degli Anelli, dove Sauron sembra sempre molto più potente di Gandalf. In più Gandalf sarebbe andato, come abbiamo appena detto, senza poter usare o rivelare i suoi poteri completi, quindi avrebbe avuto pure un altro svantaggio davanti a Sauron. Forse Gandalf non voleva partire anche perché era umile e era consapevole dei suoi limiti. Magari aveva paura delle tentazioni, una cosa che si vede bene anche nella scena in cui Frodo lo tenta offrendogli l'anello, un momento in cui lo mette inconsapevolmente alla prova. Comunque Manwë ha considerato questa risposta come un motivo in più per cui Olorin doveva andare e lui alla fine ha obbedito. Sarebbe andato come terzo messaggero anche se Varda alla fine di questa assemblea alzò lo sguardo e disse non come terzo. E con questa frase voleva intendere che aveva più stima di Gandalf che di tutti gli altri e per importanza lo considerava come il primo. In realtà Saruman era stato nominato come il primo e come capo di questo ordine, e si era già legato al dito il fatto che Varda avesse detto quella frase. Comunque poi a Saruman venne chiesto anche di portare con sé Radagast e a Alatar venne chiesto di portare con sé un altro stregone chiamato Pallando. Anche se Saruman non avrebbe voluto portarsi dietro Radagast e quindi già lo disprezzava. Comunque così si è raggiunto il numero dei 5 stregoni, che forse erano pure gli stessi personaggi che avevano già aiutato gli elfi molto tempo prima, come abbiamo visto. Nella versione più accettata circa 2000 anni prima rispetto agli eventi del Signore degli Anelli, questi stregoni sono approdati ai Porti Grigi nella Terra di Mezzo. Più o meno nello stesso momento Sauron appariva nella fortezza di Dol Guldur come il Negromante, e così cominciava la storia di Gandalf come stregone che tutti abbiamo meglio in mente. Gandalf stesso si sta iscrivendo in questo momento al canale perché sto raccontando troppo bene il suo passato. Quindi se lo sta facendo lui, chi siete voi per non iscrivervi al canale?
E come lui porterà sicuramente qualche hobbit, portate pure voi qualcuno dei vostri amici. Tornando al viaggio di Gandalf, ci sono delle storie diverse su questo arrivo degli stregoni. Come vi accennavo prima, comunque in tutte Gandalf è arrivato per ultimo. Pure dal suo aspetto sembrava il più vecchio e il meno importante dei 5. Per lui il viaggio ha avuto subito un certo impatto, perché tutto quello che aveva conosciuto prima come spirito immortale è diventato solo una visione lontana e sfocata, e ha dovuto comunque cominciare a imparare tutto di nuovo con una certa lentezza. Forse non si ricordava neanche bene la sua vita precedente come Olorin. A differenza che nei film dove Gandalf è abbastanza alto, Tolkien lo immaginava alto 1,68 m, che non è proprio un'altezza eccezionale. E questo senza contare che aveva anche la schiena curva che lo abbassava ulteriormente. Ma quando era arrabbiato, era pronto alla battaglia, sembrava che crescesse in altezza e assumeva un aspetto terrificante. Al suo arrivo ai Porti Grigi, Gandalf venne accolto dall'elfo Círdan, che appunto era il guardiano dei Porti Grigi. Visto che gli stregoni erano arrivati per mare da ovest ai Porti Grigi, lui aveva capito subito che in realtà erano degli spiriti immortali mandati dai Valar. Círdan aveva anche Narya, che è uno dei 3 anelli del potere elfici, l'anello del fuoco. Círdan, vedendo Gandalf, ha trovato in lui un senso di forza e di potere superiore a quello degli altri stregoni, nonostante il suo aspetto di vecchio dalla schiena curva. Círdan allora ha affidato a lui il suo anello Narya, con una previsione delle sue future lotte contro il male, e con la promessa che lo avrebbe sostenuto e aiutato nelle sue fatiche. Círdan ha promesso anche a Gandalf che lo avrebbe aspettato per riportarlo indietro fino a che l'ultima nave non fosse salpata dalla Terra di Mezzo verso il reame dei Valar. Saruman poi saprà anche che Círdan aveva dato il suo anello a Gandalf e sarà invidioso pure di questo regalo, che era anche in un certo senso un riconoscimento. Infatti, come abbiamo visto, fin dall'inizio Saruman non sembrava essere partito con le migliori intenzioni verso i suoi compagni di viaggio. Saruman e Gandalf erano molto diversi fin dall'inizio, anche per tanti altri motivi. Saruman aveva viaggiato verso est con gli stregoni blu, poi aveva deciso di prendere una residenza stabile. Aveva passato degli anni a Minas Tirith a studiare gli archivi, e è possibile che proprio lì abbia ipotizzato che un Palantir si trovasse ancora a Orthanc, la torre di Isengard. Così si era offerto di comandare Orthanc con lo scopo di aumentare il suo potere e di mettere le mani sul Palantir. Insomma, molto presto era diventato una specie di potente signore dentro una sua torre che non so se fosse esattamente quello che i Valar immaginavano. A differenza di Saruman, Gandalf non aveva mai viaggiato verso est perché voleva concentrarsi sulla difesa delle terre occidentali da Sauron. E non aveva una residenza stabile, infatti viaggiava costantemente. Gli elfi lo chiamavano proprio Mithrandir, che vuol dire grigio pellegrino, perché non abitava da nessuna parte, non raccoglieva dei seguaci o delle ricchezze, ma faceva amicizia lungo la via con le persone in cerca di aiuto. Questo tratto è pure chiaramente ispirato a diverse figure delle mitologie antiche, dove per esempio gli dei greci mettono alla prova l'ospitalità degli uomini, presentandosi proprio come dei poveri viandanti. E lo stesso fa Odino nella mitologia norrena, che sappiamo è un'ispirazione diretta per Gandalf. Anche Gesù o alcuni santi delle leggende popolari cristiane potrebbero presentarsi alla porta delle persone chiedendo ospitalità. Come per queste figure mitologiche che si presentano sotto mentite spoglie, anche per Gandalf quasi nessuno nella Terra di Mezzo sapeva che fosse in realtà uno spirito mandato dai Valar. E lui, come abbiamo visto, aveva il compito preciso di non rivelarlo. In tutto il tempo che ha passato nella Terra di Mezzo, sicuramente solo Círdan, Elrond e Galadriel sapevano chi era veramente. Forse lo sapeva anche Glorfindel, che è l'elfo che nel libro salva Frodo dai Nazgûl al posto di Arwen, che invece lo salva nei film. Glorfindel è un elfo che è morto ma che si è reincarnato, proprio come farà poi Gandalf, e è anche un amico di Gandalf. Quindi molto probabilmente conosce pure la verità su di lui, anche se questa cosa non è confermata. Possiamo ipotizzare che magari conoscesse la vera identità di Gandalf anche Tom Bombadil, che è un essere antichissimo, e che viceversa pure Gandalf sapesse qualcosa in più su di lui, ma non sappiamo in realtà niente del loro primo incontro.
All'interno della stessa compagnia dell'anello, forse solo Aragorn e Legolas potevano avere una comprensione, almeno in generale, del suo ruolo. Per il resto gli uomini, per esempio, all'inizio lo avevano scambiato per un elfo. Infatti il nome stesso Gandalf con cui lo chiamavano significherebbe elfo con il bastone. E come penso che già sapete, Gandalf aveva pure tanti altri nomi diversi che aveva ricevuto nei tanti luoghi che aveva visitato. Un secolo dopo essere arrivato nella Terra di Mezzo, Gandalf ha scoperto che un'entità malvagia risiedeva a Dol Guldur nel bosco Atro. Forme oscure si muovevano nella foresta e il male cominciava a moltiplicarsi nei boschi. Alcuni pensavano che un Nazgûl fosse tornato per tormentare il mondo o che qualche nuovo male stesse emergendo. Gandalf era incerto e temeva che forse Sauron stesso potesse essere tornato. Nei successivi 200 anni il male continuò a crescere, gli orchi si moltiplicavano nelle montagne nebbiose e anche in altri luoghi. Il re stregone, il più potente dei Nazgûl, aveva costruito una fortezza a Angmar nelle terre desolate del nord e aveva fatto una guerra contro il regno degli uomini di Arnor, portandolo verso la rovina. Nel frattempo Moria e Minas Ithil erano cadute nell'ombra, mentre altre guerre, pestilenze e catastrofi erano all'orizzonte nella Terra di Mezzo. Alla fine, dopo molto tempo, Gandalf andò a Dol Guldur per scoprire il segreto di questo luogo. Un'entità conosciuta solo come il Negromante fuggì davanti a lui e Gandalf non riuscì a identificarlo. Dopo l'incursione di Gandalf sembrò che il male fosse scomparso e la sua assenza permise alcuni secoli di calma. Quel periodo di pace venne chiamato la Pace Vigile e durò per quasi 400 anni. Ma i Nazgûl avrebbero usato questo periodo per preparare il ritorno di Sauron. Anche gli stregoni si resero conto che il male stava tornando e contribuirono a formare il Bianco Consiglio, a cui appartenevano sia Gandalf che Saruman. Galadriel, che come abbiamo visto era legata da tantissimo tempo a Gandalf, voleva che fosse lui il capo del consiglio. Ma anche in questo caso Gandalf si è fatto da parte e ha rifiutato la posizione. Ufficialmente era perché voleva continuare a viaggiare liberamente, ma in realtà dimostra sempre che Gandalf ha un'avversione per il potere e preferisce avere sempre il ruolo di un consigliere più umile. Saruman invece ha preso molto felicemente questo posto e lui al contrario rappresenta il desiderio di potere. Durante i suoi vagabondaggi Gandalf ha anche fatto amicizia con gli Hobbit e si è appassionato a loro e alla contea. In questo momento siamo solo circa 200-300 anni prima degli eventi del Signore degli Anelli, però probabilmente la contea, anche se è uno degli ultimi posti visitati da Gandalf, è diventato uno dei suoi posti preferiti in assoluto. In particolare Gandalf stesso racconta di essersi legato agli Hobbit durante un inverno freddissimo che ha colpito la Terra di Mezzo. E poi c'erano gli abitanti della contea, racconterà Gandalf. Ho iniziato a provare un profondo affetto per loro nel lungo inverno, che nessuno di voi ricorda. Furono messi a dura prova allora, una delle peggiori prove che abbiano mai attraversato, morendo di freddo e di fame nella terribile carestia che seguì. Ma quello fu il momento di vedere il loro coraggio e la loro pietà reciproca. Fu grazie alla loro pietà, tanto quanto al loro coraggio tenace e impassibile, che sopravvissero. L'ultimo viaggio importante di Gandalf prima dello Hobbit è quando il re Thrain II, che è un nano della stirpe reale della montagna solitaria, è scomparso durante un viaggio proprio verso Erebor. Gandalf è andato a cercarlo e la sua ricerca lo ha portato ancora una volta a Dol Guldur. Stavolta però è entrato qui in segreto. Ha trovato Thrain proprio nelle prigioni di Dol Guldur e Thrain gli ha affidato i suoi ultimi averi, cioè la mappa e la chiave di Erebor, che poi daranno inizio proprio alle avventure dello Hobbit. Ancora più importante, Gandalf ha scoperto che il Negromante non era un Nazgûl qualunque, ma che era Sauron stesso, e che aveva preso l'ultimo dei 7 anelli dal re dei nani. Quindi Sauron stava raccogliendo i rimanenti anelli del potere e forse stava cercando, ha pensato Gandalf, il suo unico anello perduto. Gandalf avrebbe riferito la cosa al Bianco Consiglio e Elrond poi gli avrebbe detto privatamente di avere il presentimento che l'anello sarebbe stato trovato.
e che sarebbe arrivata una grande guerra che avrebbe messo fine a quell'era. Elrond temeva che la loro epoca sarebbe finita nell'oscurità e nella disperazione a meno che non si fosse presentato un qualche caso fortuito. Molti casi fortuiti si verificano nel mondo, lo ha rincuorato Gandalf, e sovente, quando i saggi si mostrano irresoluti, un aiuto può venire dalle mani dei deboli. Qui iniziano gli eventi dello Hobbit e del Signore degli Anelli, in cui tutti penso che conoscete il ruolo di Gandalf. Alla fine gli altri 4 stregoni, che in apparenza sembravano più potenti di lui, avranno fallito tutti. Saruman sarà stato direttamente corrotto e forse anche gli stregoni blu potrebbero aver fallito nell'est fondando dei culti magici, mentre Radagast nel suo amore per la natura e per gli animali non avrà fatto un granché per fermare Sauron. Nei libri si intuisce che gli altri stregoni non torneranno mai a Valinor, il regno beato dei Valar da cui erano partiti, ma solo Gandalf ci tornerà. E quindi l'unico che non voleva andare, che non si sentiva all'altezza di farcela, sarà anche l'unico che porterà a termine la missione.